Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video dove faremo il sorteggio simulato di questi ottavi di Champions League. Sono terminati i gironi, 3 italiane su 4 alla fase successiva, il Milan che retrocede in Europa League per il terzo posto nel proprio raggruppamento, Inter, Lazio e Napoli agli ottavi. Ovviamente siamo passate come seconde tutte e tre, quindi ci possiamo aspettare un'urna assolutamente non semplice, anche visto il primo pot, ma ci arriviamo e andiamo ad analizzare i due pot e faremo il sorteggio simulato sul sito appunto della Champions League, come ho fatto anche l'anno scorso. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanella delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti, e un bel like che fa piacere al sottoscritto, al canale aiuta a crescere e poi sprizza anche l'algoritmo in questo inverno rigido ad Amsterdam, dove fa un tantino freddo e comincia a farsi sentire quest'epoca natalizia con queste temperature che diventano poco sostenibili. Ecco, ma bando alle ciance, bando alle chiacchiere, altrimenti facciamo un video troppo lungo. Ma a noi ci serve il sorteggio simulato, perché è quello che vogliamo fare stamattina. Eccolo qua. Allora, nel primo pot Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Dortmund, City e Barcellona. Dall'altra parte Copenaghen, PSV Eindhoven, Napoli, Inter e Lazio, Paris Saint-Germain, Lipsia e Porto. Le sorprese nel pot 2 possono essere un Copenaghen e un PSV, forse più il Copenaghen che il PSV Eindhoven, visto che in Eredivisie il PSV le ha vinte tutte finora ed ha una media gol pazzesca, se non erro più di 45 gol fatti in 15 partite. Non vorrei andare errato in base all'ultima volta che ho visto la classifica in settimana. Il primo pot parla da solo, c'è questo Real Sociedad che tutti quanti stanno etichettando come la squadra da beccare per un sorteggio abbordabile. Ragazzi, se il Real Sociedad è passata prima nel girone dell'Inter, un motivo ci sarà, e di abbordabile non c'è proprio niente. Ovviamente possiamo dire che non beccare un Bayern e un City su tutti, diciamo agli ottavi, sarebbe cosa buona e giusta, ma andiamo a vedere cosa ci riserva appunto questo sorteggio simulato e poi eh, appunto facciamo le nostre conclusioni in base a ciò che esce. Poi vedremo l'urna di lunedì se dovesse essere simile a questo sorteggio o abbiamo sbagliato qualsiasi cosa. Il Napoli in primi subito, togliamoci questo dente, dai. Allora, il Napoli le può beccare tutte tranne il Real Madrid. Quale prendiamo? Prendiamo questa. Aia, 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 aia. Napoli, Manchester City. Napoli, Manchester City. Speriamo che l'urna di lunedì sia diversa, perché beccare un City agli ottavi non è una cosa tanto bella. Però c'è di affascinante lo sfidare comunque Guardiola. Alla fine, vuoi o non vuoi, nel caso tu dovessi passare l'ottavo di finale, ai quarti comunque hai la stessa situazione. Alla fine meglio confrontarsi quanto prima con squadre del genere e vedere poi nel doppio confronto se si riesce a sconfiggere. Difficile, ma bisogna comunque provarci. Abbiamo dalla nostra un Mazzardi che contro squadre più è blasonato l'avversario e più, e diciamo, il Napoli riesce a fare prestazioni conseguentemente ottime. Andiamo avanti. Mamma mia, la prima partita già non mi piace, però PSV Eindhoven. Allora, il PSV, vediamo chi becca. PSV Real Sociedad. Ah, partita da tripla. Partita da tripla assolutamente. Due squadre che una passa prima nel girone dell'Inter. Il PSV che sta dando filo da torcere a chiunque. Quest'anno squadra in forma, palla a terra, calcio giocato, e il Real Sociedad nelle ultime apparizioni che ho visto, comunque squadra che ti viene a prendere alta, pressing, uomo su uomo. Difficile, difficile anche per il PSV e per il Real Sociedad. Assolutamente. Andiamo avanti. Copenaghen.
Copenaghen, Atletico Madrid. Ah, partita da under secondo me, partita da under perché l'Atletico fa comunque della fase difensiva un'arma importante, ovviamente a calciatori che possono inventarsi la giocata, contropiede, eccetera, eccetera. Il Copenaghen ha dato filo da torcere a tanti in questo girone. È passata come seconda inaspettatamente. Secondo me la maggiore sorpresa. Scusate, la maggiore sorpresa di questo pot 2. Quindi difficile. Difficile andare a giocare anche in Danimarca, anche perché tra Danimarca e forse un tantino anche la Svezia, ultimamente, negli ultimi 2 anni, 3 anni, eh, stanno sfornando talenti e ottimi calciatori che si sono affacciati poi nei palcoscenici importanti europei, in Spagna, in Inghilterra, in Germania, mettiamoci anche l'Italia, perché comunque siamo un campionato di tutto rispetto, dai. Copenaghen, Atletico Madrid, Porto, Porto Bayern Monaco. Ah, io ho diciamo che ho una considerazione sempre per le squadre portoghesi, nel senso che sono sempre incognite e difficili da affrontare. Poi sarà una cosa mia, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti in base a questa considerazione. Bayern Monaco ovviamente favorito in questo scontro, ma bisogna comunque, bisogna comunque vincere le partite per andare avanti. Andiamo avanti, Lipsia, Barcellona. Questa sì che è una bella partita. Lipsia in grande condizione. Lipsia che gioca veramente bene e squadra organizzata e affiatata. In primis Barcellona che anche in Liga altalenante nelle prestazioni. L'abbiamo visto anche nel girone di Champions. Sarebbe veramente una partita interessante. Lipsia-Barcellona. La Lazio. Ah, Lazio-Arsenal. Sarri palla a terra contro l'Arsenal che fa comunque del calcio offensivo e Arteta ovviamente l'arma principale. Affascinante anche questa come sfida. Arsenal favorito sulla Lazio per quanto riguarda l'organico. Perché si può dire tutto ciò che volete. Sarri non ha trovato la quadra assolutamente. La Lazio che non gioca, sì, però per determinati allenatori secondo me eh, servono determinati calciatori o almeno 3, 4, 5 elementi che possano esprimere in campo ciò che vuole l'allenatore. Alla Lazio ce ne sono ben pochi che possono far questo e forse è questa condizione che sta gravando sull'andamento appunto della squadra di Sarri. Lazio-Arsenal dall'urna è l'ultima. Inter Dortmund e Paris Saint Germain Real Madrid. Inter Borussia, partita complicatissima al di là che l'Inter secondo me sulla carta sia più forte a livello di organico, organizzazione, convinzione, perché la Champions scorsa ha dato ulteriore convinzione alla squadra di Inzaghi. Dortmund diventa un campo difficile fuori casa, il muro giallo, noi che siamo gemellati come tifoseria ci abbiamo già giocato, è veramente una condizione fuori casa da tener d'occhio e da considerare, anche se l'Inter ha calciatori che in queste situazioni possono alzare l'asticella ancora di più e trovare motivazioni in base all'avversario, alla compagine e allo stadio dove vai a giocare. Comunque, partita stupenda. Inter Dortmund dovrebbe essere sulla carta. Paris Saint Germain, Real Madrid. Altra partita da tripla e altra partita secondo me con tanti gol, perché due fasi difensive che non sono assolutamente impeccabili, due fasi offensive che sono altrettanto forti. Il Paris Saint Germain a me non sta piacendo ultimamente, nella fase difensiva soprattutto, sia nel girone di Champions sia in alcune partite in Ligue 1. Luis Enrique deve un tantino rivedere i piani a livello difensivo, perché escono partite dove ne butti 3 dentro ma 2 li prendi sempre, fai un 3-3. Il Real Madrid è squadra che comunque lì davanti non perdona se gli lasci
un tantino di spazio dai 20 metri verso la porta. Partita che potrebbe essere più che interessante. Allora, rivediamoli un attimo. Napoli, Manchester City, PSV, Real Sociedad, Copenaghen, Atletico Madrid, Porto, Bayern, Lipsia, Barcellona, Lazio, Arsenal, Inter, Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Male, male, male per le italiane, ma comunque nel pot 1 può andare solo male, quindi chi si becca lunedì. Saranno comunque partite tostissime perché il primo pot appunto di quest'anno è un qualcosa di esageratamente competitivo. Ovviamente speriamo di poter dire la nostra, ci rifacciamo grandi un attimo e concludiamo. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Grandi, 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 grandi. Speriamo di appunto dire la nostra per quanto riguarda le squadre italiane e riuscire almeno a raggiungere i quarti di finale. Parlo ovviamente del mio Napoli in primis, ma mi auguro possano farlo anche la Lazio e l'Inter. Chi becchi, comunque devi scardinarli nella doppia sfida. Si può un tantino calcolare, appunto, essendo la sfida andata e ritorno, ma bisogna comunque mettere il primo mattone serio nella sfida d'andata, che sia in casa o fuori casa. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ragazzi, iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Sempre Forza Napoli. Ciao.